Saranno queste le mie limited edition Disney preferite di sempre? Credo proprio di sì, ma prima di averne la certezza voglio ovviamente deboxarle e guardarle assieme a voi. 3000 pezzi in tutto il mondo, riuscire a prenderle è stata una bella fortuna, anche se il loro prezzo, lo sappiamo tutti, è molto alto, ma adesso sono qui pronte per essere guardate in ogni minimo dettaglio assieme a voi. Questo è come si presenta la scatola, come vedete completamente sui toni del blu quasi violaceo e completamente chiusa, con due antine che poi si apriranno e ovviamente ci mostreranno le bambole. La parte frontale della scatola è completamente decorata con ovviamente un sacco di decori che richiamano lo stile che la Disney ha sempre adottato per le bambole di Frozen. Nella parte centrale possiamo vedere questi simboli che ovviamente questi ricordano Elsa e invece questi qui hanno dei colori molto più affini ad Anna. Tutti i fiocchi di neve invece sono stati stampati con un finish lucido su questa carta leggermente perlata ma quasi opaca. Qui in alto invece con questo effetto metallizzato, quasi effetto specchio, troviamo il logo Disney Frozen. Su entrambi i lati invece ritroviamo dei fiocchi di neve. Invece il retro della scatola diciamo che è abbastanza semplice. Ritroviamo i fiocchi di neve e i decori che abbiamo visto anche nella parte frontale. Qui al centro c'è sempre il logo Disney Frozen con effetto specchio e la scritta edizione limitata. Un pochino più in basso invece c'è una descrizione di queste bambole in inglese, in francese e questa volta anche in spagnolo. Mettete pure in pausa il video in questo momento se volete leggere la parte in inglese e nella parte in basso, oltre alle informazioni che non ci interessano, ritroviamo questi decori lucidi e non solo, anche quelli che abbiamo visto come prima nella parte frontale della scatola. Prima dicevamo che queste sono due antine perché se andiamo ad aprirle si aprono proprio come due porticine e finalmente ci lasciano vedere le bambole all'interno. Nei lati interni di queste porticine troviamo semplicemente dei leggerissimi fiocchi di neve stampati ma molto leggeri. Nella parte superiore ritroviamo i soliti decori che abbiamo visto anche prima, come vedete lucidi su carta opaca. Decori anche qui in basso dove però troviamo anche la scritta sempre metallizzata Disney Frozen Limited Edition. Ma al centro c'è tutta questa enorme vetrina che ci lascia vedere le meravigliose Anna ed Elsa. Come per tutte le limited edition, anche questa ha una scatola che si può scomporre. Infatti in questo caso possiamo sfilare da davanti la parte con le porticine per fare in modo di poterle esporre solamente con la plastica frontale senza niente che le copre. Anche se fortunatamente queste antine, questa parte frontale, possiamo girarla al contrario e andare ad infilarla nel retro della scatola. Ora vediamo anche che sulla plastica ci sono questi fiocchi di neve argentati, anche sui lati della plastica, e qui al centro, sempre con effetto specchio, c'è di nuovo il logo Disney Frozen. Anche la plastica può essere come sempre rimossa per dare modo a quei collezionisti pazzi che non deboxano nulla ma tengono tutto in scatola di toccare e comunque godersi un pochino le bambole senza doverle appunto deboxare. Se però andiamo a rimuovere anche questa parte su cui sono agganciate le bambole, riusciamo a trovare il certificato di autenticità che oltre ad essere fatto molto bene ed avere le scritte in francese da una parte, come sempre dall'altra parte è scritto in inglese e ci dice il numero della nostra bambola, in questo caso delle nostre bambole. Le mie sono le numero 1365 di 3000. Ma adesso ho davvero bisogno di scoprire tutti i loro dettagli, quindi vado a deboxarle assolutamente subito e poi ci ritroviamo qui. C'è chi dice che queste bambole sono brutte, c'è chi dice che queste bambole sono lontane anni luce dalle prime edizioni, dalle prime versioni uscite nel 2013, ma io oserei dirvi che le trovo quasi perfette. Sono davvero di una bellezza mozzafiato, una ricchezza di dettagli che adesso vedremo che secondo me è qualcosa di allucinante e che non si vedeva veramente da tanto tempo dalla Disney, ma soprattutto trovo anche che abbiano avuto una cura per l'estetica di queste bambole che non si vedeva veramente da tanto tempo. Ma iniziamo a guardare Anna dal suo viso e vediamo subito che lo sculpt del viso non è il classico viso di Frozen 1, ma è stato riutilizzato il viso di Frozen 2. E già questa per me è una scelta veramente meravigliosa perché io trovo che questo viso, questo sculpt sia decisamente 100 miliardi di volte più bello confronto allo sculpt di Frozen 1 o comunque a tutti gli sculpt realizzati prima di Frozen 2 e ragazzi che sia anche molto più fedele al film. Per me questo è perfetto, è veramente il viso migliore di Anna.
In più, come sapete, io amo le bambole che guardano dritto davanti a loro e come vedete lo sguardo di questa Anna è dritto in camera. I suoi occhi sono azzurri ma con 3 tonalità di azzurro diverso, più chiara, media e scura. Sopra gli occhi, oltre alle ciglia rutate, troviamo anche un ombretto completamente dorato nella palpebra mobile e invece un ombretto più marroncino sfumato quasi leggermente in un beige nella palpebra fissa. Sotto l'occhio non troviamo alcun tipo di trucco, ma vediamo che invece le sue sopracciglia sono molto definite, ma anche in questo caso hanno disegnato ogni singolo pelo, cosa che sapete che io apprezzo veramente sempre. Troviamo anche molte lentiggini sia sugli zigomi che sul naso, dove vediamo anche che proprio in corrispondenza delle lentiggini le hanno aggiunto un po' di blush sia sulle guance che un po' anche sul naso, quasi a darle quel sentore di freddo. Sulle labbra indossa invece un rossetto molto bello del colore praticamente del suo mantello, è un color vinaccia e questo viso ragazzi è wow. Salendo invece a guardare i suoi capelli devo dire che l'acconciatura nella parte superiore non mi fa propriamente impazzire, ma è effettivamente una rielaborazione delle 2 semplicissime trecce di Anna. Qui davanti abbiamo questa frangetta leggermente aperta qui in corrispondenza del suo occhio sinistro, leggermente arricciata e anche un pochino nel mio caso incasinata, ma qui basterà un colpetto di lacca o di gel e tutto tornerà perfetto. Da questa parte invece c'è questo ciuffettino molto semplice che è stato arricciato verso l'indietro. Da dietro invece vediamo semplicemente che continua una riga in mezzo da cui ovviamente partono i capelli che poi si racchiudono all'interno di queste trecce laterali, che sono di base 2 semplicissime trecce ma con attorno attorcigliate altre trecce, una per ogni treccina. Sì, lo so, sembra tutto un gioco di parole, ma è così. E sono anche abbastanza lunghi perché le arrivano a mezza schiena. In più qui in fondo hanno aggiunto un leggero strato di gel, ma come vedete molto leggero per tenerli chiusi un pochino più a fiamma, ma se andiamo invece a toccare le trecce come vedete sono morbidissimi. Hanno una fibra molto buona a quanto pare e davvero molto morbida. La prima cosa che guarderei del suo look è assolutamente il suo mantello, che si può aprire e chiudere tramite un gancetto che troviamo qui davanti. È proprio un gancetto di metallo dove ai lati hanno applicato questi 2 cuoricini decorati, anche questi di metallo. Su entrambi i lati del colletto invece troviamo questa decorazione ricamata e lungo tutto il bordo di questa parte che le scende sulle spalle troviamo tutti questi strass del colore del mantello leggermente più scuro e anche tutti questi ricami realizzati con del filo viola. Da dietro riusciamo anche a notare meglio che oltre ai ricami e oltre agli strass e a questi brillantini ci sono anche tutte queste piccolissime palline applicate lungo tutto il bordo di questa parte superiore del mantello, che è una parte separata e che è stata anche foderata all'interno. E in più ragazzi, oltre a trovare queste decorazioni ricamate su questa parte, se alziamo le troviamo anche su tutto il resto del mantello. Lungo tutto il bordo di questo mantello ci sono queste decorazioni ricamate e anche con questi brillantini incollati che io trovo essere davvero bellissime. Guardandolo anche dal retro, guardate, è veramente immenso. È praticamente un semicerchio di stoffa, tutto completamente bordato con questi ricami. Il tessuto esterno al tatto è meraviglioso perché è una specie di scamosciato, ma veramente bellissimo e morbidissimo, ma credo che si riesca a vedere anche dal video che è veramente un tessuto fantastico e veramente di qualità, che all'interno è stato foderato con questo raso di altrettanta qualità, perché ragazzi io tessuti così morbidi non li ho mai sentiti neanche nelle altre limited edition, tutto di questo bordeaux vinaccia. Ma come vi dicevo il mantello si può rimuovere da qui, quindi andiamo a toglierlo per poter guardare meglio quello che indossa sotto. E per prima cosa guarderei questa specie di gilet nero che indossa sopra a una camicetta a manica lunga, che è stato completamente realizzato anche in questo caso con del raso, ma completamente nero. L'orlo è stato creato con questa stoffa color ocra e lo stesso orlo lo ritroviamo anche intorno alle spalline e sul décolleté. E poi qui al centro vediamo tutti questi ricami di diversi colori che rappresentano dei fiori molto belli, con anche dei piccoli brillantini, anche questi di diversi colori, applicati tra un ricamo e l'altro. Wow, di nuovo ragazzi, wow! Sotto a questa specie di gilet canotta invece troviamo questa camicia, di cui vi faccio subito vedere il colletto, che è completamente nero, ma non è nero stampato o di stoffa nera, è nero ricamato. Tutta la parte nera è stata realizzata con del filo nero. Dal colletto scendono invece questi ricami realizzati su questa stoffa azzurro quasi verde acqua, in questo caso molto più semplici confronto ai precedenti,
ma comunque molto carini, realizzati con del filo dorato e del filo verde acqua. Le maniche di questa camicia sono abbastanza ampie, ovviamente realizzate con lo stesso tessuto, ma hanno un meraviglioso dettaglio sul polsino. Infatti possiamo vedere che è stato ricamato tutto intorno nella parte inferiore e superiore con questo filo oro e questo filo argento, e sulla parte superiore, quella più visibile, troviamo questo meraviglioso ricamo con gli stessi due fili e anche due bottoni di metallo dorato cuciti su un lato. Wow! La sua gonna invece è realizzata in un tessuto completamente diverso, ma anche per lei non mancano i dettagli. Il tessuto sembra quasi più un feltro, ricorda moltissimo della lana cotta. In tutta la parte superiore troviamo questi brillantini blu applicati, incollati, ma non casuali, come vedete sono stati incollati in un modo ben preciso. Troviamo anche questi due spacchi, queste due specie di spacchi che poi non sono spacchi ma sono delle pieghe nella parte frontale, che sono stati però fissati con dei pezzettini di plastica, ma al cui interno troviamo anche qui, anche se sono nascosti, dei dettagli. La parte finale, proprio quella più vicina al bordo, è stata realizzata e colorata anche questa usando del filo da ricamo, quindi tutta questa zona è anche questa tutta completamente ricamata. Ma se torniamo leggermente più in alto troviamo tutti questi dettagli che secondo me ricordano dei fiori o comunque dei simboli che usano molto spesso per Anna, realizzati ricamando con dei fili di diversi colori e anche in questo caso con dei brillantini incollati. Questi ricami li ritroviamo su tutti i lati della gonna e per fortuna nel caso di Anna continuano anche sul retro. Devo continuare a ripetermi? Wow! L'ultima cosa che ci rimane da guardare sono le sue scarpe, che ovviamente non sono scarpe ma sono degli stivali, completamente neri, con nella parte frontale un decoro dorato, sia in rilievo che colorato, e in più con il tacco e la suola colorati di marrone. Devo dirvi che le scarpe sono piuttosto semplici, perché sono semplicemente di gomma, come vedete sono anche molto morbide. Forse a livello di scarpe potevano fare qualcosina in più, ma devo dire che comunque questa bambola è veramente fantastica. Prima di passare ad Elsa vorrei solo farvi notare che le ginocchia di Anna hanno la doppia articolazione. Non ho capito come mai nel suo caso abbiano messo questa articolazione simile alle Made to Move, alle Barbie Made to Move, però Anna ha questa articolazione e questo mi fa pensare una cosa. Esattamente, proprio quello che pensavo, ha anche l'articolazione alla caviglia. Non riesco a trovarne un motivo, ma comunque non è una cosa che mi dispiace. Ma passiamo a quella che secondo me è indubbiamente la vera star di questo video. E ovviamente ragazzi sto parlando di Elsa in versione Regina delle Nevi. Wow, lo dico già, wow! Anche nel suo caso il viso trovo che sia meraviglioso, perché anche nel suo caso hanno scelto di utilizzare lo sculpt del viso di Frozen 2. Il viso della primissima Elsa non mi piaceva, ma proprio per niente. Trovo che fosse bruttissimo, soprattutto con un colore di pelle assolutamente non umano, perché era viola, invece in questo caso il suo colore di pelle lo trovo bellissimo. E parlando subito della sua pelle, spero si riesca a notare che è completamente perlata, ha una finitura perlata leggermente azzurra, sembra veramente ricoperta da un sottilissimo strato di ghiaccio. Non so come riuscire a farvelo vedere bene, ma spero magari di riuscirci con qualche ripresa macro. Anche i suoi occhi guardano completamente dritto, sono anche nel suo caso azzurri, ma leggermente più scuri confronto a quelli di Anna. Le sue ciglia, anche in questo caso rutate, sono leggermente diverse perché nella parte centrale sono lunghe come quelle di Anna, ma nella parte finale hanno questo ciuffo in più veramente lunghissimo. Sugli occhi indossa un ombretto grigio lilla molto bello nella palpebra mobile e invece indossa un ombretto viola opaco sulla palpebra fissa. Anche le sue sopracciglia sono definite, un pochino meno confronto a quelle di Anna, ma anche nel suo caso troviamo molti peletti disegnati all'interno e anche qui wow! In questo caso non le hanno stampato le lentiggini. Questa Elsa non ha lentiggini, o forse le ha, ma nella mia si vedono davvero pochissimo. Troviamo ovviamente del blush sulle guance e anche nel suo caso un leggero blush sul naso, ma lei sulle labbra indossa invece un rossetto rosso, completamente rosso. I suoi capelli sono i classici capelli di Elsa, che non ho mai capito come riescano a realizzarli in questo modo, io probabilmente impazzirei, biondissimi, con qui davanti questo ciuffetto arricciato,
Se la guardiamo di lato, vediamo tutte queste ciocche che dalla parte frontale, piene di gel, arrivano leggermente arricciate sul retro e anche queste piccolissime vasette tagliate qui vicino all'orecchio. La stessa cosa ovviamente è stata realizzata anche sull'altro lato. Da dietro invece, in mezzo a tutte queste ciocche piene di gel, vediamo che inizia la sua lunghissima treccia che scende lungo la sua spalla e finisce praticamente all'altezza delle sue anche. È davvero molto lunga. Anche in questo caso nella punta finale c'è un leggero strato di gel, ma una cosa che mi piace moltissimo è che abbiano cercato, perché non ci sono riusciti benissimo, ma comunque abbiano cercato di coprire l'elastico con una ciocchettina di capelli. Ma se risaliamo lungo la treccia vediamo bene tutti questi dettagli che sono stati applicati, anzi cuciti sui suoi capelli, a forma di fiocchi di neve realizzati in vero metallo, con all'interno di ogni singolo fiocco un piccolo cristallo olografico. Wow! Il suo vestito invece è tutto un pezzo unico, anzi no, sono due pezzi e penso che adesso a spiegarvi e a raccontarvelo farò molta fatica perché è davvero molto elaborato. Nella parte sul busto, quella a cui poi è stato attaccato il mantello, troviamo questo tessuto davvero molto particolare, perché se lo guardiamo da vicino vediamo che sembra avere tutti questi specchietti azzurri che guardandoli singolarmente trovo anche abbastanza brutti, ma che insieme fanno veramente una bellissima scena perché riflettono un sacco la luce. E sono tutti cuciti su un tulle azzurro che dovrebbe essere nascosto ma che ovviamente leggermente riusciamo a intravedere. Sul seno hanno realizzato questo scollo a cuore, ma c'è anche, proprio come il classico vestito di Elsa, questa parte di organza con lo scollo a barca, tutta completamente azzurra semitrasparente con una valanga di brillantini applicati lungo tutto il bordino. Anche sulle spalle troviamo due file di brillantini blu. E se scendiamo lungo le sue maniche, che sono realizzate con lo stesso tessuto che aveva sul décolleté, vediamo questi bellissimi ricami realizzati con un filo praticamente olografico, perché ha dei riflessi verdi, rosa, sembra veramente del ghiaccio, e sono veramente fantastici, bellissimi, realizzati benissimo. Queste maniche arrivano trasparenti fino alla sua mano dove finiscono con questa forma leggermente a punta e su entrambi i lati sono anche state arricchite con qualche brillantino come quelli che abbiamo visto prima sulle spalle. La sua gonna è realizzata con questo tessuto che inizia blu e poi arriva in fondo sfumato in viola. Risulta molto più semplice confronto al resto del vestito, ma vi assicuro che anche questa è veramente molto bella e adesso vi spiego per quale motivo. Perché oltre ad avere questo spacco sulla sua gamba destra, se la guardiamo così da una visuale leggermente più alta, possiamo vedere quanto scenda con questa forma a sirena e quanto sia ampia la parte finale. Veramente bella, mi piace da impazzire, ed è anche stata completamente foderata nella parte interna con questo raso viola. Io sto impazzendo, non so più cosa dire. Ma già che siamo qui e prima di passare a guardare il suo mantello, direi di guardare velocemente anche le sue scarpe. Lei, come vedete, non ha l'articolazione alla caviglia perché ha le classiche articolazioni semplici, non simili alle made to move, e indossa queste scarpine bellissime, semitrasparente con il tacco che ricordano ovviamente del ghiaccio che le si è avvolto attorno ai piedi, ma anche in questo caso hanno questa finitura olografica che io amo alla follia. Una cosa che però mi stavo dimenticando di dirvi, ma che probabilmente avrete già notato, è che quella perlatura che abbiamo visto sul suo viso la ritroviamo anche lungo tutto il suo corpo e infatti possiamo vederla anche qui sulle sue gambe. Ve la mostro anche sulla sua mano dove secondo me riuscirete ad apprezzarla un pochino meglio. Anche se vi devo dire che queste cose non capisco come mai, ma in video si notano veramente pochissimo. Ma vogliamo parlare del suo mantello? Vogliamo parlare della bellezza di questo mantello? Non so da che parte cominciare a commentarlo. Già qui nella parte sul retro vediamo tutti questi ricami, tutti questi disegni di pezzi di ghiaccio stilizzato realizzati con del filo ricamato, con tutti questi brillantini leggermente olografici. Lungo tutto il bordo invece è stata riempita di fiocchi di neve, sempre tutti assolutamente ricamati. Guardate questo, che meraviglia, è fantastico. E in più anche qui continuano tutti i brillantini applicati, incollati tra un fiocco di neve e l'altro, e queste decorazioni continuano davvero lungo tutto il suo mantello fino nella parte frontale, dove anche qui ritroviamo tutta questa parte ricamata davvero in un modo pazzesco, in un modo impeccabile. E non vorrei dire una cavolata, ma se non sbaglio la prima Elsa tutti questi decori non li aveva, ne aveva un pochino meno.
Ma una cosa molto importante che ci terrei a mostrarvi è che, come vedete, troviamo all'interno anche queste specie di paillette, queste specie di strass luccicosi. Però se noi andiamo a girare il mantello, vediamo che è stato foderato con una stoffa leggermente più chiara a confronto a quella della parte esterna, ma che non ha degli strass applicati, perché questo mantello è realizzato con 3 strati di tessuto. C'è il primo strato, che è quello esterno con tutti i ricami, c'è lo strato interno che è semplicemente la fodera, e poi c'è uno strato centrale tra i due che è un tulle che si farà fatica a vedere, non so come spiegarvelo, forse così riuscite a vederlo. C'è questo tulle interno con tutti questi brillantini applicati che danno ancora più luminosità a tutto questo mantello. Wow! Ho cercato un modo per farvelo vedere aperto, ma è talmente enorme che non so davvero come inquadrarlo tutto assieme, però direi che così potete già farvi un'idea di quanto questo mantello sia grande, realizzato benissimo e davvero, davvero maestoso. Guardate quanto è grande confronto alla grandezza della bambola, che già, come sapete, è una bambola limited edition di quelle grandi, e quindi questo mantello è veramente pazzesco. Oltre alle gambe, che come abbiamo già visto sono diverse da Anna ad Elsa, per il resto queste bambole sono articolate nello stesso identico modo, quindi al collo, alle spalle, ai gomiti, ai polsi e alle anche. Ad Elsa mancano le articolazioni e le caviglie, ma devo dirvi che mi fa piacere questa cosa, perché con le scarpe e soprattutto con la gonna aperta si sarebbero viste e secondo me non sarebbero state molto belle da vedere. Entrambe arrivano anche con uno stand, fortunatamente, fatto di plastica trasparente con questa forma ovale, anche lui con dei buchetti, sicuramente non è mitragliato come i precedenti e nemmeno come il vestito, perché non ve l'ho detto ragazzi, ma queste bambole erano piene zeppe di cazzini di plastica che le tenevano ferme in scatola, e qui purtroppo si può notare fin troppo bene. Ma comunque entrambi gli stand sono a seduta, quindi la stina di metallo si infila in mezzo alle loro gambe per poi sparire. E queste ragazzi erano Anna ed Elsa, realizzate in edizione limitata per il 10° anniversario di Frozen. Credo che i miei wow non si siano contati. Ne ho detti un sacco e ne direi ancora tantissimi, perché trovo che siano delle bambole davvero fantastiche, che abbiano dei dettagli davvero fantastici, e sì, confermo che secondo me sono decisamente migliori confronto alle versioni precedenti. So che molti non la pensano in questo modo, ma io trovo che siano esteticamente davvero molto più belle e che sicuramente abbiano dei dettagli diversi, ma non meno belli confronto alle precedenti, anzi forse addirittura ai miei occhi più belli. Ho visto che qualcuno si è lamentato del fatto che Anna non abbia né i guanti né il cappellino, ma se ci facciamo caso Anna in questa versione non ha nemmeno la ciocca bianca nei capelli, quindi questo ci fa capire che la Disney ha voluto prendere la scena finale del film, quella dove Anna viene sghiacciata grazie all'abbraccio di Elsa, e che quindi era senza cappellino, senza la ciocca bianca e senza i guanti. Nel vestito di Elsa invece non cambia nulla, perché lei è così per praticamente tutto il film. Non posso consigliarvele perché sono già sold out sia in Europa che in America, che ovviamente anche in tutti i parchi Disney. Sono andate veramente a ruba, perché Frozen piace ancora, e piace davvero ancora tantissimo a quanto pare. Non me lo aspettavo, ma se potessi ragazzi lo farei veramente con il cuore, perché sono bambole bellissime che meritano tantissimo. Il prezzo è vero, è davvero molto elevato, ma per uno come me, che avrebbe comunque cercato di recuperare le prime versioni di Anna ed Elsa, anche se non mi convincevano abbastanza come invece mi convincono pienamente queste due, questo prezzo è anche, diciamo, accettabile, visto che solamente la prima Elsa non sono mai riuscito a trovarla a meno di 700 o 800 euro. Quindi sono contentissimo di averle, sono contentissimo che abbiano questi visi, sono contentissimo che abbiano queste mani, sono contentissimo che Elsa abbia il colore dei capelli e del viso adeguato, giusto e non viola, e quindi per me sono assolutamente perfette. All'inizio del video però ho detto che forse potevano essere le limited edition Disney per me più belle di sempre. Purtroppo devo dirvi di no, nessuna delle due è la più bella che io abbia mai visto o comunque mai acquistato, ma pur non essendo le più belle in assoluto ci si avvicinano davvero tantissimo, perché sono meravigliose. Non do un voto in wow perché sarebbero veramente troppi wow. Adesso però ragazzi voglio sapere cosa ne pensate voi. Sicuramente avrete già visto tutti anche le recensioni delle prime Anna ed Elsa uscite in queste versioni con questi abiti, quindi scrivetemi qui sotto in un commento se preferite queste oppure quelle che chiamiamole originali, le prime. Detto questo, come sempre spero che questo video vi sia piaciuto, spero di essere riuscito a mostrarvi queste bambole nel migliore dei modi e di essere stato all'altezza
nettezza dei dettagli di tutte queste bambole con il mio video. Se ci sono riuscito lasciatemi qui sotto un like e soprattutto iscrivetevi al canale, che è davvero importantissimo. Se vi va seguitemi anche su tutti i social con lo stesso nome Toys Expression e su Instagram anche come Toys Expression Dolls. Io intanto ragazzi vi saluto, vi mando un bacione e noi ci vediamo al prossimo video.